Bene ragazzi, oggi parleremo del teatrino dello shutdown. È una notizia che è arrivata in questi giorni, praticamente come al solito, perché poi vedremo se effettivamente è già successo in passato, non si mettono d'accordo sul bilancio americano. E quindi colpa di uno, colpa di l'altro, insomma, fatto sta che iniziano a ritirare la liquidità, non pagano più e lo Stato si va a fermare. Questa naturalmente è una notizia che scuote i mercati e diventa bear. Abbiamo visto qualche candela rossa, ma è così? È la prima volta che succede? È già successo in passato? Come siamo messi? È davvero finito il bull market? Questa sarà la pietra che scatenerà l'inferno? Andiamo a vedere. Questo tipo di minaccia si ripete ciclicamente. Settembre 2013, shutdown sotto Obama legato all'Obamacare. Abbiamo nel 2018 e gennaio 2019 shutdown record sotto Trump. Trump vedo che agli shutdown non dice mai di no. 35 giorni, pure il record, vediamo questa volta cosa farà. E settembre 2021-2023, vi ricordate che c'erano delle minacce ricorrenti anche lì di Sleepy Joe Biden? Naturalmente anche lì litigio tra i governi perché non si sa mai che è colpa del democratico, è colpa del repubblicano, insomma le solite cose, ma anche lì risolto in extremis. Quindi c'è da preoccuparsi stavolta? Non lo so, solito teatrino. Infatti, partiamo dalla minaccia politica con finta rottura tra i partiti, ok? Tanto è sempre uguale, che sia da una parte che dall'altra, sempre la solita zuppa. Narrativa mediatica apocalittica, naturalmente poi ci si mettono pure i giornali, servizi sospesi, stipendi bloccati, caos nei cieli. Ora, caos nei cieli perché non pagano più le nuove formazioni dei controllori di volo. Ora, voglio dire, è stato un record 35 giorni, voglio dire, non avete un controllore di volo giusto per quei 35 giorni, sono andati in pensione tutti 35 giorni prima? Panico, panico, quindi i mercati crollano. Naturalmente ci sarà un accordo last minute, quindi appunto con uno stop gap magari di 30-45 giorni, 35 è stato il record di Trump, facciamo 45 perché lui ama fare le cose in grande, e naturalmente i mercati che respirano e ripartono. Il risultato? Un'opportunità per rientrare sui mercati dopo un pullback programmato. Chi conosce il ciclo naturalmente compra sul panico. Sono cose dette così a caso? No ragazzi, adesso vi faccio vedere velocemente il grafico di BTC, quello che è stato momentaneamente più colpito. Allora, guardate, perfettamente in linea col suo percorso, quello che io segno a volte ve lo condivido anche qui sul canale di YouTube, oltre che in WinTrade Strategy, siamo sul ritracciamento interno di un'onda 2. Stiamo cercando l'onda 2 di un ritracciamento interno sulle onde di Elliott del primo impulso. Abbiamo una zona di invalidazione a 97, quindi fino a 97-98 io non starei a preoccuparmi. Dopo magari qualche calcolo lo andiamo a rifare nel caso. Qui abbiamo un'onda ABC, un'onda correttiva con due pool di liquidità. Il primo pool di liquidità potrebbe essere qua intorno sopra una mancanza volumetrica tra i 106 e i 105, oppure che vada a prendere proprio liquidità nella zona, vedete, dove tra il POC e il value low del volume, in questa bella zona di consolidamento dove da qui è partito l'impulso sano precedente e quindi vada a prendere liquidità qua. Quindi è successo qualcosa di grave? No, assolutamente. Questa è price action, questa è ricerca di liquidità da parte di un asset per ripartire. Prossimo target 135-148. Io direi che rimane tutto perfettamente in linea. La bull run non è finita, naturalmente sempre attenti perché siamo alla fine di un ciclo economico e non all'inizio come dicono molti, quindi molto probabilmente prima o poi ci sarà una bella caduta, ma non oggi, non ancora. Almeno queste sono le mie previsioni, che naturalmente non sono assolutamente dei consigli finanziari, ma sono mie visioni rispetto all'analisi tecnica e a dati veri. Quindi, come dico sempre, ragazzi, chi conosce le regole del gioco poi alla fine non si fa fregare. E soprattutto, conoscendo queste regole, non ci facciamo prendere, come dire, trovare una parola delicata, per degli sprovveduti. E a volte non solo a livello intellettuale, ma anche a livello fisico, come a lui. Avete preso per un coglione? Ma no, serve noi! Ah, avete preso per un coglione? Ma no, serve noi! Avete preso per un coglione sotto la mano, mi fa male!